Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Aquario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte, grazie. Abbiamo la carta della forza, amici dell'Aquario. Qua si tratta di forza morale o magari per qualcuno anche proprio di forza di volontà. È una carta che io sento molto associata con il terzo e anche il quarto chakra perché comunque parla di una sorta di apertura del cuore, di come vi posso dire? Sì, una genuinità. Mm? Andiamo a vedere comunque con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono comunque fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non risuonasse nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare e la Venere. Per chi volesse contattarmi, trova l'indirizzo email nella descrizione del video qui sotto. Allora, partiamo con un 2 di spade, un 10 di denari, un 4 di coppe e un 2 di coppe. Il 2 di spade ci parla di un bivio, di qualche tipo di scelta che ci si è ritrovati, insomma, a dover affrontare, però è anche raffigurato da una persona che è bendata, quindi in qualche modo è come se non ci fosse una piena visione ehm, di quelle che sono le condizioni per poter scegliere, cioè si è in questo bivio perché non si hanno le idee chiare, non si vede bene in questa situazione o in questa relazione. Il 10 di denari è una carta che parla di compimento, è una carta di abbondanza, quindi in qualche modo avete una vostra soddisfazione personale, in qualche modo avete, parla proprio di famiglia, di nucleo familiare, di famiglia anche allargata per certi versi, quindi sento che siete all'interno di un gruppo, avete una solida base, diciamo, no? Però con questo 4 di coppe c'è qualche cosa che vi manca, c'è qualche cosa che voi vorreste e che fondamentalmente la carta del 4 di coppe indica in realtà il focalizzarsi su quello che non si ha. È un po', io dico sempre che è la carta della cecità perché qui c'è una coppa in più, ma la persona non la vede perché sta guardando, diciamo, le tre coppe vuote. Abbiamo un 2 di coppe, quindi sento che per molte persone quello che manca è un compromesso. Potrebbe essere un partner o una partner, nel caso siate single, o comunque quello che manca è una sorta di compromesso, diciamo di unione, di... um, come vi posso dire? Non è un feeling, però ehm, affiatamento, ecco, non mi veniva la parola. Va bene, andiamo avanti. Abbiamo, oh, la carta del giudizio. Quindi la carta del giudizio ci parla di una presa di consapevolezza che ci sarà, probabilmente qualcuno può anche parlare di qualche tipo di idea che arriva, ma nello specifico è il vedere le cose da un punto di vista più ampio, da un'altra prospettiva, diciamo. È la carta della rinascita, quella del giudizio. E poi abbiamo il re di coppe. Il re di coppe potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita. Vi ricordo che comunque il giudizio fa anche riferimento a quello che è una chiamata di tipo spirituale o fisica, quindi una telefonata. E potrebbe proprio essere da parte di questo re di coppe. E terminiamo poi con un cavaliere di spade. Quindi qui c'è qualcuno che ha bisogno di trovare la determinazione e la forza per andare avanti in questa situazione o in questa relazione. Voglio capire che bivio avete o dovete affrontare, ok? Perché comunque le altre carte sono, direi, belle, cioè non ho carte... No, sono carte belle. Andiamo a vedere il 2 di spade. Abbiamo un 6 di spade, vediamo che altro. Un 10 di spade e una giustizia al contrario.
Allora, io credo che qui ci sia stata una sorta di ingiustizia nei vostri confronti. Probabilmente qualcuno se n'è andato o voi state studiando se andarvene, se chiudere questo capitolo o se non chiudere questo capitolo. Può essere all'interno di una relazione o di una situazione, ok? Cioè, il 6 di spade parla sempre di qualche cosa che va lasciato indietro e normalmente sono le proiezioni dei familiari, i problemi familiari, le credenze limitanti che ci sono state inculcate quando eravamo bambini. C'è qualche cosa che deve morire, si deve trasformare, ok? Può anche far riferimento semplicemente ai problemi che ci sono stati nel passato o alle ingiustizie, appunto. Quando c'è la carta della giustizia al contrario può far riferimento a qualche tipo di separazione. Qui vediamo l'allontanamento, la chiusura del ciclo e questo bivio, questa scelta. Se così fosse, sento che comunque la famiglia o perlomeno le persone che avete intorno, perché può anche essere per esempio il vostro entorno lavorativo, vi stanno supportando. Andiamo a vedere, sento che comunque avete, come vi dicevo già prima, delle solide basi. Guardate, è uscito un'altra volta il 10 di pentacoli, c'è abbondanza, c'è prosperità, il 10 di denari può anche parlare di qualche dono inaspettato, di qualche premio, di una persona che vi viene in aiuto. E un 9 di coppa al contrario. Sì, sento che qui il punto è che a livello concreto, a livello pratico, siete soddisfatti, probabilmente anche perché avete un buon lavoro, ma non lo siete completamente a livello emotivo, a livello affettivo. E in effetti qui lo vediamo con questo 2 di coppe. Andiamo a vedere il 4 di coppe per piacere, grazie. Abbiamo il Papa e un qua... Oh. Allora, per qualcuno è proprio il fatto di essere single. Sento che molte persone avrebbero voglia di sposarsi, avrebbero voglia di un'unione felice, di essere riconosciuti, avrebbero voglia di festeggiare, insomma. E a molte persone è quello che manca. Guardate, il Papa parla sempre di quello che è importante per la società. Mm? Andiamo a vedere il 2 di coppe. 3 di spade e 7 di pentacoli al contrario. Io rivedo qui questo 2 di coppe, e 10 di spade e 3 di spade, ragazzi. Probabilmente qui c'è stata una relazione che vi fa ancora soffrire o probabilmente avete ancora un dolore inerente o alla mancanza della relazione o una relazione vecchia che voi avete avuto, perché qui è un po' come se non aveste più la pazienza con questo sette di pentacoli al contrario, come se qualcuno dicesse ma quando arriva la persona giusta per me? Andiamo avanti, vediamo il giudizio, perché qua si parla di un bel risveglio, di qualche notizia, qualche presa di consapevolezza, qualche energia che si muove. E infatti abbiamo un 5 di bastoni e un asso di coppe. Come vi dicevo prima, la carta del giudizio è la carta della rinascita e qui abbiamo un asso di coppe che parla proprio della nascita, di un nuovo inizio, proprio da un punto di vista emotivo, intendo. Può anche essere un nuovo incontro con questo re di coppe, un incontro romantico, intendo. Andiamo a vedere chi è questo re di coppe. 10 di bastoni, 2 di bastoni e la carta del sole. Io sento che qui inizierete a pensare di più anche a voi stessi. Il 10 di bastoni vi dice di effettivamente lasciarvi indietro quelle che sono le aspettative degli altri, anche quello che è riconosciuto dalla società. Fondamentalmente la società, cioè, ha delle aspettative, ma non è detto che si debbano Ehm, questa parte di lettura io la sento molto collegata al, ok, si cresce, ti fai una posizione sociale degna, una posizione finanziaria degna, poi ci si sposa, poi si hanno i figli, poi si crescono i figli ed è quasi una routine che sento in questo momento fa soffrire qualcuno di voi, proprio perché questa cosa manca fondamentalmente. Però ecco, arriva questo re di coppe
arriva quello che è una maturità in questo senso, perché ci si lasciano indietro determinate aspettative e si impara ad esprimere la vera essenza che si ha dentro. Andiamo a vedere il principe di spade perché qui vuol dire tanta determinazione. Mm? Abbiamo la temperanza e il re di pentacoli, wow! Quindi si va verso l'equilibrio, si trova quello che è una forza morale. Io la carta della forza la sento anche molto associata a quello che è, diciamo, la parte yang, quindi la parte di azione, di movimento, è la forza di volontà, è il divino maschile, ok? Che si impone, diciamo così. E qui lo vediamo, qui c'è una presa di posizione grazie a questo giudizio, al fatto di dire no, ok, io il futuro lo vedo in questo modo e voglio andare avanti per come vedo io le cose, insomma. Avete anche un re di denari, visto che qui c'è un 10 di denari, potrebbe anche essere qualcuno che vi aiuta a portare in equilibrio le cose, però voi dovete essere con determinazione. Se contiamo il fatto che c'era la giustizia qui, potrebbe essere un legale, un avvocato, qualcosa del genere, un notaio, adesso non so, dipende poi dalla situazione di ognuno. Va bene, andiamo a vedere per i single, che cosa vi posso dire in più. Ok. Regina di denari, il giudizio al contrario e il cavaliere di spade. Qui è uscita la regina di denari, qui abbiamo il re. Diciamo che le energie sono molto simili. Allora, qui sento che siete un po' in fase passiva. Qui anche c'era un 7 di pentacoli che in realtà in questa posizione vuol dire che è una pausa, una forza, cioè è come se voi non foste più disposti ad aspettare, ma vi tocca farlo, no? È un po' un'attesa forzata. E qui con queste due carte al contrario sento che c'è un risveglio, ok? Che fa fatica a esserci, il fatto di prendere consapevolezza di determinate dinamiche fa un po' fatica a venire fuori perché probabilmente c'è o una persona che va e che viene o il vostro modo di elaborare la situazione è un modo che un po' va, un po' viene, cioè ogni tanto siete sul pezzo per fare questo tipo di risveglio spirituale, per capire quali sono le lotte interiori e come poter ricominciare da capo, invece altre volte lo siete magari un po' meno. E qui potrebbe essere tranquillamente che ci sia quello che è una persona nella vostra testa perlomeno, ma di fatto non si riesca bene a capire da che parte pende la bilancia. Qui si va verso la temperanza, si va verso quello che è uno sguardo al futuro, ma per i singoli è ancora un po' difficile. Vi vedo ancora un attimino in posizione di attesa. Se non avete nessuno, non vi preoccupate perché voglio dire, a parte che un re di coppe c'è qui, ma comunque vi vedo ben sostenuti da un punto di vista familiare o delle amicizie, insomma, ok? Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione stabile, guardate la temperanza di nuovo, il fante di coppe e un re di spade. Allora, qui si tratta, per qualche coppia la mancanza potrebbe proprio essere quella di un figlio. C'è un fante di coppe ed è la carta che, diciamo, per eccellenza rappresenta i figli. E abbiamo anche un asso di coppe, quindi qui si può trattare di qualcuno, abbiamo anche il sole, si può trattare appunto di qualcuno che stia effettuando una ricerca e qui il consiglio è un po' di mettervi, siete comunque supportati, non vi preoccupate, lasciate stare le lotte interiori, piuttosto fatevi aiutare da qualche terapeuta, però andate dritti per la vostra strada, insomma, usate tanta determinazione, costanza, ok? Per altre persone si tratta di una questione di far pace. Mm? Bisogna ritrovare quello che è un equilibrio e alla fine l'equilibrio però vi dico che arriva. Bisogna un po' puntare i piedi, perché qui comunque c'è un po' di conflitto e c'è il bisogno di parlare fondamentalmente, c'è il bisogno di comunicare qualche cosa e anche di saper ascoltare, mi dicono.
Però bisogna dare un ordine e una struttura, eh? Abbiamo un re di spade. Bisogna chiarirsi le idee, insomma, su quali devono essere le tappe del percorso. Mm? Ok, andiamo a vedere per il terzo gruppo, quindi per le persone che sono in una relazione a distanza, clandestina o in separazione. Ok. Abbiamo la luna al contrario, 7 di pentacoli che avevamo già qui e il 5 di spade. Voglio ancora un'altra carta per questo 5 di spade, per piacere, grazie. Regina di denari, che è un po' quella che avevano anche i single, quindi è un'attitudine, credo, di molti in questo periodo. Qui si sta aspettando che si muova qualche cosa. La regina di pentacoli è sempre quella regina che aspetta, eh, o meglio, si dà per gli altri, però quando tocca a lei poi fa fatica a ricevere, diciamo così. La luna al contrario, qui c'è qualche paura che viene a galla o qualche tipo di situazione del passato che ritorna a galla e che crea conflitto. Qui probabilmente con i 7 di pentacoli vi dicono aspetta un attimo, prendi tempo, porta pazienza, attendi, perché è proprio la carta dell'attesa. Perché c'è questa sorta di confusione mentale. Ok, io credo che il 5 di spade in questo caso possa essere ricollegato a quello del giudizio, perché prima del risveglio spirituale c'è appunto la confusione spirituale, la confusione mentale, la confusione e basta. Ok, andiamo a vedere con gli angeli del cuore che cosa vi vogliono dire, amici dell'Acquario. Allora, wow, abbiamo fiducia. Questa situazione richiede che tu abbia fiducia, fiducia, anche in quello che è l'universo, perché qui è la carta del giudizio, si parla del giudizio universale, c'è un angelo comunque e quindi si parla anche di destino, di karma per molte persone. E poi abbiamo luna di miele, godi con gioia del tempo trascorso insieme in vacanza. Qui fa un po' riferimento a mettere l'accento su quelle che sono state o stati i momenti, le giornate passate insieme che vi hanno lasciato una sensazione, un sentimento di fiducia, insomma. E poi abbiamo riconciliazione, che era un po' quello che vi dicevo in questa zona qui per il gruppo di mezzo. Una persona del passato sta tornando nella tua vita e qui lo rivediamo con la carta del giudizio e il re di coppe. Potrebbe anche proprio essere una persona con la quale si è instaurato un rapporto maturo o potrebbe essere proprio la persona che è matura in questo senso che ha qualche anno in più rispetto a voi, in più o in meno, ma diciamo che c'è differenza d'età, però essendo il re potrebbe essere più maturo di voi. Cari amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile in qualche modo. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi ringrazio del supporto che mi date sempre con i like, con le condivisioni, con i commenti, con le iscrizioni, con le donazioni. Quindi grazie davvero a tutti quanti del supporto. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!